Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi realizziamo insieme questa borsa con il cordino Swan Black colore mosto della Filati 3 Sfere. È una borsa con un punto molto particolare chiamato anche punto Prada e da questo io ho scelto il nome la borsa stile Prada. Useremo un fondo tondo e il tutorial del fondo tondo lo troverete in descrizione. Per il nostro tutorial la prima cosa che andiamo a fare, andiamo a realizzare un fondo borsa Granny. Di questo fondo io già vi ho fatto il tutorial, ve l'ho fatto settimana scorsa, quindi venerdì, e chiaramente come vi avevo promesso seguirà la borsa. Il mio fondo misura 21, allora vediamo bene, aspettate, 22 centimetri. Quindi io ho realizzato 22 cm di fondo come vi faccio vedere nel tutorial. Chiaramente vi do anche delle indicazioni se volete farlo più grande, quindi basterà seguire le indicazioni. Ora, se noi volessimo realizzare la borsa Granny, basterà lavorare in ogni punto, agganciarci e lavorare in ogni punto 3 maglie alte senza catenella, quindi 3 maglie alte in questo foro, 3 maglie alte in questo foro, 3 in questo e così via. Chiudere a maglia bassissima e iniziare da capo in ogni spazio delle 3 maglie alte. Adesso io vi faccio vedere una variante, quindi con questo fondo Granny andiamo a lavorare il punto Prada, che è un punto molto bello, che però ha bisogno di un multiplo di 4. Grazie agli spazi che noi abbiamo realizzato e alle 4 maglie alte riusciamo a realizzare chiaramente questo punto. Per il tutorial del fondo, nel box informazioni che si trova sotto al video trovate il link per realizzarlo, in più la scheda sopra, vedete che in questo momento vi ho messo, quindi basterà cliccare su questa piccola scheda che esce, quindi questa scritta sopra il video, così potete andare al tutorial del fondo. Iniziamo, vedete, dal centro di uno dei punti, indifferente dove, e ci andiamo ad agganciare con uncinetto 3,5 e sto usando lo Swan Black della Filati 3 Sfere. 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno, vedete, e lavoro altre 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3 maglie alte, che con la prima, vedete, da 3 catenelle saranno 4 maglie alte. Adesso vedete nello spazio seguente entriamo e lavoriamo una maglia bassissima, quindi chiudiamo a maglia bassissima. Adesso di nuovo 1, 2, 3 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, con un risultato di 4 maglie alte. Nel prossimo spazio entriamo in questa maniera, carichiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. E di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Nello spazio seguente di nuovo entriamo e lavoriamo una maglia bassissima. In questa maniera qui vedete già la nostra lavorazione ovviamente va a sollevarsi in questa maniera qui. Adesso andiamo a proseguire lavorando sempre 4 maglie alte comprese della prima da 3 catenelle, chiudiamo a maglia bassissima e continuiamo in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo spazio, quindi ho chiuso a maglia bassissima, inizio l'ultima lavorazione, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Anche qui vedete devo andare a chiudere ovviamente a maglia bassissima nello spazio, entro e chiudo a maglia bassissima. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare, vedete, nelle 3 catenelle, quindi la lavorazione
si lavora sulle 3 catenelle. Ovviamente potrebbe venire in automatico andare a lavorare in queste nel verso, no, della lavorazione in tondo, però la lavorazione del punto Prada va lavorata come se stessimo lavorando un pannello, quindi in giri di andata e ritorno. Quindi io che cosa sono costretta a fare? Sono costretta a girare il mio lavoro, quindi io faccio una catenella, così. Qui possiamo mettere un marcapunti che aiuterà le principianti a capire dove che abbiamo finito ovviamente la riga della lavorazione. Giro, guardate, il mio lavoro in questa maniera qui e devo arrivare dove ho, vedete, la lavorazione delle 3 catenelle che si trova qui. Quindi nel punto dopo, guardate, ho le maglie, quindi entro nella prima e lavoro una maglia bassissima, quindi mi sposto in questa maniera qui. Entro nella prossima, lavoro una maglia bassissima, entro nella prossima e lavoro una maglia bassissima. E qui vedete ho finalmente le 3 catenelle. Entro all'interno e lavoro un'altra maglia bassissima e inizio la lavorazione. Quindi 1, 2 e 3 catenelle. Filo sull'uncinetto e guardate, proprio attraverso la maglia, le 3 catenelle, lavoriamo 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso dobbiamo andare a lavorare, vedete, nelle 3 catenelle, quindi come potete vedere si appoggeranno in questa maniera qui la lavorazione, entriamo all'interno delle 3 catenelle e lavoriamo una maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi il verso, vedete, sarà diverso, mentre quella di prima punterà verso destra, la lavorazione seguente punterà verso sinistra e così si alterneranno sempre le lavorazioni. Adesso anche in questa maglia alta da 3 catenelle lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte. E di nuovo vedete sulla maglia da 3 catenelle entriamo, quindi saltiamo le 3 maglie alte che seguono e all'interno così lavoriamo una maglia bassissima. E di nuovo 1, 2 e 3 catenelle e all'interno vedete lavoriamo di nuovo 1, 2 e 3 maglie alte. Saltiamo 1, 2 e 3 maglie alte, in quella vedete da 3 catenelle chiudiamo a maglia bassissima. Ed ecco, vedete la lavorazione. E di nuovo chiaramente qui lavoriamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3 e di nuovo le 3 maglie alte all'interno, 1, 2 e 3 maglie alte. Saltiamo di nuovo, vedete, 1, 2 e 3 e dove abbiamo, vedete, la maglia alta delle 3 catenelle, chiudiamo maglia bassissima e continuiamo in questa maniera qui, fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo iniziato, che abbiamo messo il nostro marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, perché qui abbiamo il marcapunti, entriamo sempre nella stessa maniera, maglia bassissima, 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e all'interno lavoriamo sempre le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E qui chiaramente sulle 3 catenelle andiamo a chiudere, vedete, a maglia bassissima la nostra lavorazione in questa maniera qui. Quindi qui significa, vedete, che abbiamo completato la riga. Adesso alla stessa maniera una catenella, giriamo il nostro lavoro e qui rimettiamo di nuovo il marcapunti, vi raccomando, non vi confondete, non vi dimenticate di andarlo a mettere, lo mettiamo di nuovo in questa maniera qui. E adesso di nuovo, vedete, entro nella prima maglia subito dopo e lavoro una maglia bassissima, entro nella seconda e lavoro una maglia bassissima, entro nella catenella, vedete, subito
e lavoro una maglia bassissima in questa maniera qui. E adesso iniziamo da capo la lavorazione, quindi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e all'interno, vedete, della maglia alta da 3 catenelle lavoriamo le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso saltiamo, vedete, 1, 2, 3 maglie alte e nella maglia alta da 3 catenelle andiamo a chiudere a maglia bassissima, vedete la lavorazione, e iniziamo da capo 1, 2 e 3 catenelle e all'interno lavoriamo le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E adesso vedete di nuovo saltiamo 1, 2, 3 maglie alte, dove abbiamo la maglia alta da 3 catenelle, entriamo all'interno e lavoriamo la maglia bassissima. Come potete vedere la lavorazione va verso sinistra, verso destra, verso sinistra e così via per tutta la borsa. E adesso di nuovo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e di nuovo all'interno delle 3 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E di nuovo vedete saltiamo 1, 2 e 3 maglie alte e attraverso la quarta maglia alta formata da 3 catenelle una maglia bassissima. E di nuovo, quindi andiamo a proseguire così fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare dove c'è il marcapunti, quindi saltiamo le 3 maglie alte, ci agganciamo a maglia bassissima in questa maniera qui, ecco qua, e di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte. Togliamo questo marcapunti, vedete, lo andiamo a togliere ovviamente, chiudiamo a maglia bassissima all'interno, vedete, di questa delle prime 3 catenelle, vedete, in questa maniera qui noi andiamo a chiudere, vedete, a maglia bassissima così, e qua rimettiamo ovviamente il marcapunti per capire che questo è l'ultimo punto, che ovviamente l'ultima lavorazione che abbiamo lavorato, vedete, quindi inizia la nostra lavorazione ad avere questo effetto di andare e venire molto particolare del punto Prada. Chiaramente questa lavorazione può essere fatta anche in più colori. Io ho già realizzato una lavorazione in più colori di una borsa Prada, quindi la trovate sul mio canale, quindi nella sezione video, nella playlist borse la trovate. Adesso ovviamente noi dobbiamo andare a girare il nostro lavoro, quindi significa che quando gireremo il lavoro vado a mettere poi meglio il marcapunti e vado a lavorare, vedete, di nuovo in ogni maglia alta da 3 catenelle, quindi faccio la mia catenella, qui vado a mettere il marcapunti perché è chiaro che sarà più visibile, giro di nuovo la lavorazione, vedete, e qui ho le 3 maglie alte. Per arrivare sempre alle 3 catenelle noi entriamo sempre in ogni maglia alta e lavoriamo una maglia bassissima, quindi 1, 2 e 3, guardate, maglie bassissime in ogni punto della maglia alta. Arrivo in quella da 3 catenelle, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima e quindi mi sono agganciata. Adesso di nuovo 1, 2 e 3 catenelle e all'interno lavoro sempre le 3 maglie alte, vedete, 1, 2 e 3 maglie alte. Salto sempre le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, entro all'interno di quella da 3 catenelle, mi aggancio prima a maglia bassissima e poi inizio di nuovo 3 catenelle e 3 maglie alte all'interno, vedete, della maglia, quindi 1,
2 e 3 maglie alte, e di nuovo salto le 3 maglie alte, 1 2 e 3, entro attraverso quella da 3 catenelle e chiudo a maglia bassissima, di nuovo 1 2 e 3, e all'interno lavoro di nuovo le mie 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3 maglie alte. Ed ecco, vedete che di nuovo andiamo nel verso opposto alla riga precedente. Quindi la lavorazione, per essere corretta, dovete sempre vedere che una riga andrà, vedete, verso destra, l'altra verso sinistra, destra, sinistra e così via. Se state lavorando in questa maniera qui, la lavorazione è corretta. Quindi di nuovo, vedete, sulle 3 catenelle, quindi, e iniziamo da capo la lavorazione. Adesso guardate, la lavorazione ovviamente sta salendo, come potete vedere. Adesso io vado a proseguire sempre così, non cambia niente, la lavorazione sarà sempre uguale come vi ho fatto vedere per queste 3 righe. Quindi andate a proseguire, io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, io ho proseguito per 15 righe, quindi 15 righe di punto Prada, che in centimetri, nel mio caso, sono 19 centimetri. Adesso io mi trovo, vedete, qui, in questa maniera qui, chiudo il punto come abbiamo fatto per tutta la lavorazione, taglio ovviamente il mio filo e con un ago vado a chiudere. Io mi trovo così, guardate, entro nel punto dopo, in questa maniera qui, e poi torno al centro, andando a nascondere ovviamente il filo all'interno della lavorazione. Sapete che il cordino si può saldare all'interno della lavorazione in modo che poi non scappi dopo che abbiamo finito la nostra borsa. E quindi taglio un po' di cordino e con un accendino lo andiamo a saldare. Ok, fatto questo, chiaramente la nostra borsa è pronta. Adesso io vado a lavorare dei manici tubolari, vedete, eccoli qua. Di questi manici io vi metto il tutorial nel box informazioni perché io l'ho realizzato. In più alla fine di questo video vi rimando proprio a questo tutorial. In più vedete, io ho posizionato questi ganci che praticamente permettono, hanno il foro da 1 centimetro che ci permette praticamente di infilare il nostro manico. Hanno delle viti, vedete, nei lati, e aiutandomi con degli anelli apribili, quindi gli anelli clic clac, li vado a posizionare alla borsa. Come andiamo a posizionare? Allora, qui è dove io ho chiuso, vedete il punto, faccio in questa maniera qui, quindi chiudo a metà la mia borsa, lasciando combaciare i punti in questa maniera qui. Quindi chiudiamo, essendo la borsa tonda, noi possiamo praticamente vedere come sistemare la nostra borsa. Ed eccola qua, vediamo che le punte, vedete, combaciano proprio in questa maniera. Come potete vedere, 1 e 2 combaciano e 1 e 2 combaciano. Visto che la borsa è tonda, fare questa operazione è semplice. Io che cosa faccio? Conto 1 2 3 e 4 e sul quarto, vedete, prendo il mio anello apribile e vado a infilare qui, vedete, all'interno in questa maniera qui il primo anello, così, vedete. Facciamo la stessa cosa di qua, quindi 1 2 3 e 4 e anche qui col nostro anello apribile 1 2 3 e 4, anche qui andiamo, facciamo passare l'anello attraverso, vedete, così. Quindi qui abbiamo la lavorazione, noi lo facciamo passare attraverso così, nella stessa maniera.
E così abbiamo posizionato, vedete, i gancetti. Ovviamente io la borsa la fodero, quindi foderando la borsa dopo, la borsa non slabbra, quindi anche se abbiamo l'anello in questa maniera qui, sicuramente non va ad allargarsi, perché posiziono la fodera in modo che vada proprio giusto nel punto dove ho la cucitura, quindi riesco a fare in questa maniera qui. E quindi poi, fatto questo, andiamo chiaramente a posizionare il manico. Vedete, abbiamo l'apertura così, quindi questo è l'anello, apriamo l'anello e semplicemente, vedete, infiliamo il nostro manico così e facciamo la stessa cosa di qua, apriamo il nostro anello e andiamo a posizionare così. E così, vedete, abbiamo posizionato i manici, quindi la nostra borsa è pronta. Ovviamente andate a foderare la vostra borsa, potete mettere una chiusura magnetica o una cerniera e quindi la borsa sarà pronta. Io vi ho fatto vedere nei tutorial scorsi delle cerniere con dei fori. Nel box informazioni vi metto anche il link di queste cerniere perché sono veramente molto facili da applicare alle nostre borse. Vi ringrazio per aver seguito il tutorial, se vi fa piacere potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube per farmi vedere i vostri lavori e adesso vi saluto rimandandovi ad uno dei miei tutorial.